Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Poirot. Oggi proviamo ad andare avanti con la nostra avventura. Siamo qui, siamo nella via del teatro e guardiamo se riusciamo a parlare ancora con Betty, se ha qualcosa di nuovo da dirci. A quanto ho capito, lei e suo marito possedete un cane. You don't just own an animal, detective. He's part of our family. Pardon. And his name? Enoch. And I ask you the question, what's he got to do with anything? And how do you know about him? Purely curiosity, madame. Enoch. A splendid name for a most handsome dog. And it was your husband that mentioned him at the gala. It means faithful in Norwegian. It was Johann's idea. You have Ok. been most helpful. Vediamo se adesso questa qui è la password per la combinazione per la... Oddio, non mi viene in mente. Vabbè, è per la cassaforte. Vediamo se c'entra qualcosa. Enoch. Alla fine è una delle ultime cose che mi rimane da fare qua. Vediamo. La E c'è. La N c'è. La O c'è. E la K anche. Perfetto. La cassaforte ora è aperta, contiene gioielli e denaro e le chiavi di riserva di Monsieur Christiansen. A cavoli. Un'altra chiave, presumibilmente per aprire una porta nell'appartamento. Mi chiedo quale. È l'unica che è chiusa. Andiamo a vedere all'appartamento. Tanto guardiamo cosa ci rimane da fare. Oh, infatti dobbiamo finire solo con l'appartamento. Benissimo, andiamo a vedere qua nella porta della sala della musica. È chiusa a chiave, però noi forse una chiave ce l'abbiamo. Forse le chiavi della cassaforte potrebbero tornarmi utili. Ora perquisiamo la sala della musica di Monsieur Christiansen. Viaggio rapido no. Qua non c'è niente. Libro. Deve esserci qualcosa che entra in questo foro. La spilla? La spilla potrebbe entrare nel foro della copertina del libro. Voilà! La partitura mancante del taccuino di Monsieur Christiansen. Mi chiedo... Cosa ti chiedi? Sì, me l'abbiamo già fatto, però... Ah, pianoforte. Ah. Ho sempre apprezzato i toni ricchi e rotondi che un buon pianista sa produrre. Temo che il mio talento musicale produrrà un risultato tutt'altro che eufonico. Oh. No, no. Aspetta. Ah. Il pigmento è più brillante di quanto dovrebbe.
È un piccolo dettaglio, ma il pigmento non corrisponde. The pigment of this paint is brighter than it should be. Meaning? We have found our second forgery. Oh. Ah. Poirot, the door. What are you doing in? Monsieur Christiansen, welcome home. This doesn't look good, does it? We have much to discuss. So Mr. Christiansen had an opportunity and a motive, but he continues to deny killing her. And still 2 forgeries remain. I knew it. Pardon, monsieur? I knew that's why she stayed so friendly with her. Irene always said she was besotted, that she could get her to do whatever she wanted. Perhaps you should elaborate on the identity of her? The curator. Evelyn, what's her name? She could spot a forgery at 20 yards. What better person to show you the ropes so you can make your own? If the board of trustees at the museum got wind of this, Miss Warbeck's career would be finished. And in her own words, if anyone was to jeopardize her career... She wouldn't be held responsible for her actions. It seems Monsieur Christiansen may not be the only person tied to Mademoiselle Smythe who has a secret to hide. Capitolo 7. Il detective Hercule Poirot. Madame Hélène has confirmed Grazie. the surprise appearance of her husband during the intermission of her show. And as expected, she... Monsieur Hastings, there is something troubling you? If I may speak freely. You do not have to ask my permission. This is all very overwhelming. We seem to be taking 1 step forward and 2 steps back. I can understand your confusion, but you cannot allow it to consume you and your emotions to take charge. Easier said than done. Oui, monsieur? Must you be so hard on her? I presume you refer to Mademoiselle Farquhar. You talk about emotions not taking charge. She is a suspect in a murder investigation, not a guest at afternoon tea. If Mademoiselle Farquhar is more important than discovering the truth and finding justice... I would have thought you would know better of me by now. I'm sorry, but I don't agree with how you spoke to her. When it is your investigation, you will have the authority to conduct your questioning how you see fit. Until then, I will continue in a manner that has and continues to bring criminals to justice. And I'll just keep my opinions to myself. Let us focus on the case. What do we know about Mademoiselle Warbeck's relationship with the deceased? Mr. Christiansen suggested she had romantic feelings towards Irene, but she was just another of her pawns. She cleaned the master key to hide Mademoiselle Smythe's actions. But perhaps she then became worried about her own involvement. You think she could have killed her to stop the truth coming out to the trustees? Which would in turn ruin her career. It is certainly a possibility. Ok, capitolo 7. I segreti. Vediamo cosa dobbiamo fare qua. Tanto abbiamo Horace, il vescovo, che ha ucciso Mademoiselle Irene Smythe. Qui è venuto fuori un po' di roba. Il movente di Evelyn. Rabbia. Mademoiselle Smythe ha messo a rischio la carriera di Mademoiselle Warbeck. Perfetto. Andiamo a parlare con Horace. Your Grace. Detective Poirot, good morning. Can I assume there is still a murderer loose on the streets? London is a very large city. I would fathom a guess that there is more than one, as I have not had the chance to arrest him yet. Your confidence astounds me.
Look, you had better make it quick. I'm meeting the young Russian girl here. She had some questions about the museum building at the gala. Questions I'm sure only I can answer. Mi parli del suo rapporto con Mademoiselle Warbeck. God teaches us to forgive and love thy neighbor. Sometimes that can be more challenging than expected. Has she offended you personally? Using the museum for her sordid meetings with those uncouth men? I'd say so. She doesn't strike me as someone that would be caught up in that sort of thing. And what sort of thing am I referring to? Well, Exactly. If you don't know, it would be wise to remain quiet until you're spoken to. Gli incontri di cui ha parlato. I walked in on them in the restoration room a couple of weeks ago. I had come straight from my regular Sunday service, as I had some business to tend to. I opened the door and saw them all sitting there, scheming and planning. Ma chi? you are not aware of what they were meeting about. Do you need to wash your ears out? I just told you what they were up to. And I could see she had the financial books out. Why would she need them? And when she saw me, they stopped talking immediately. Surely that is a sign of their guilt? Merci, Your Grace. Quelli che inizialmente sembravano affari sul mercato nero solo di Mademoiselle Corsmite ora appaiono come un'operazione molto più ampia e lucrativa. Occorre parlare immediatamente con Mademoiselle Warbeck. Ok. Ultimamente Mademoiselle Warbeck agisce con fare molto sospetto. Io e Monsieur Hastings dobbiamo capire i motivi del suo comportamento. Va bene. Allora, Irene ha falsificato il dipinto della Maddalena. Evelyn nasconde a Horace i dati finanziari. L'incontro con Evelyn con persone strane poco raccomandabili. Libro di cassa di Irene. Irene copia le opere di Percy Blackford. E un incontro segreto. Dobbiamo parlare ancora con Horace? No. Go on, then. Il suo conflitto con Mademoiselle Warbeck non influisce sul museo? You make it sound as though it is I that has a problem with her. Forgive me, have I misinterpreted? If you cannot even understand what I have to say, how will you ever understand what Jesus and his Father in heaven require of you? That is perhaps a matter best discussed at a later time. What I wish to know now is about you and Mademoiselle Warbeck. There is no need to lose one's temper, Detective. The Lord tells us. Your Grace, please. Dai, tagliamo corto. A lesson for another time. Let's just say that I certainly wouldn't have given that common thief an exhibition, especially now. Merci, Your Grace. Ok. Proviamo ad andare a parlare con... Allora, qua non c'è niente. Sì, vabbè. Guardiamo dove possiamo andare. Sala principale del museo.
Eccola. Parliamo con Evelyn. Mademoiselle Warbeck, if you have a moment. I'm actually rather busy. Is there any chance you could come back later? I would have thought recovering your painting and identifying a murderer would be at the top of your priority list. I'm sorry. It's just been so hectic here. I can spare 5 minutes. Mi mostrerebbe i registri contabili del museo? Is it necessary? You do not wish to impede my investigation? No, but I don't really understand what they have to do with the case. It is important that... That is quite all right, mademoiselle. It was not my intention to make you feel uncomfortable. Qual è il suo rapporto con l'onorevole vescovo Monjoy? Honorable? That's a good one. I get the sense you two spend your time butting faces. butting heads. Oui, butting heads. It would be easier to say what we do agree on. I don't know what he has against me. I didn't like one of his suggestions for an exhibition, and since then he's made it pretty clear he wants me gone. Cosa ne sarà delle opere di Mademoiselle Corsmite? Usually after an exhibition, the artist's work would be returned to them. But on this occasion, that is not an option. I still have every intention of going ahead with the exhibit that includes her work, even if the trustees are against it. I'm still the curator of this museum. I'm hanging her work now, and that's that. I recall Mademoiselle Court-Smythe referred to the exhibit as hers. The level of arrogance and hypocrisy is now even more evident. You have been Ok. helpful. Allora dobbiamo ispezionare la sala del restauro. Guardiamo cosa riusciamo a trovare. Guardiamo la tavola. Agenda. L'agenda di Mademoiselle Warbeck. Vediamo. Sabato 2 p.m. Closet. Ok, niente. Orario della riunione dei fiduciari. I minuti confermano che sia il vescovo Monjoy che Mademoiselle Warbeck fossero presenti alla riunione. Composizione di vernici e pigmenti, un libro di pigmenti di pittura a olio e di come si ricavano. Fine della riunione, domenica, lunedì, martedì, mercoledì alle 13, colloquio con Thomas Kate, responsabile del patrimonio culturale, giovedì consegna dell'armatura di William Marshall, venerdì niente, sabato gala, domenica riunione dei fiduciari nel pomeriggio, orario da confermare. Lunedì Irene Corsmite, dettagli della mostra. Partecipanti, consiglieri, l'onorevole vescovo Monjoy, il barone Monsieur Roberts e Sir Graves. Curatrice Emily Luna Warbeck, segretaria Daniela Freeman, osservatore maggiore Butler del 9° reggimento dei lancieri della regina. 1. Aumento del costo del biglietto della mostra. 2. Ampliamento della mostra sull'antica Roma. 3. Comportamento adeguato del personale in loco. E 4. Restrizioni ai bambini in età scolare per la mostra. Quindi incontro con Irene. No, nell'agenda di Mademoiselle Warbeck era presente un incontro con Irene per discutere dei dettagli della mostra. Is there something... Orario della riunione dei fiduciari. I minuti confermano che sia il vescovo che Mademoiselle Warbeck fossero presenti alla riunione.
2 ore erano state riservate per qualcosa una settimana fa, ma non viene identificato per cosa. Si è tenuto un incontro segreto, ma per quale ragione? Guardiamo se c'è qualcos'altro qua. No, gira dall'altra parte. Ah, si può entrare adesso. Sempre se riesco. Appunto, un appunto che dice combinazione della cassaforte, ma non c'è alcun numero. Pittura d'olio fatta in casa con etichetta blu di Prussia. Pittura d'olio fatta in casa con l'etichetta giallo Napoli. Benissimo. Proviamo solo una cosa. Ok, non era quello, troppo semplice. Chissà se Mademoiselle Werbeck ha lasciato un biglietto con il codice da qualche parte. Sì, ma... biglietto c'è anche, ma... Vediamo se per caso c'è qualcosa di nuovo. Posso consultare la composizione di ciascun colore di tinta qui. Giallo Napoli, pagina 9. $3,58. Allora, torniamo là e guardiamo o 9358 o 3589. Allora, 3, 5, 8 e 9. Nove, 3, 5, 8. Perfetto. Ah, appoggiando il contenuto sul tavolo sarà in grado di ispezionarlo più accuratamente. Allora abbiamo trovato una cosa nuova, libri contabili del museo. Il libro contabile del museo. Sono presenti 2 pagamenti da 250 sterline. Non viene indicato il beneficiario. Lettera scritta da Mademoiselle Cosmite a Mademoiselle Warbeck, nella quale la ringrazia calorosamente per l'interesse dimostrato per la sua arte. Mademoiselle Warbeck l'ha tenuta al sicuro. Opera artistica, uno stile artistico interessante che conosco molto poco. Ok, adesso usciamo di qua. E nel prossimo episodio proviamo a parlare di nuovo con la signorina Warbeck e anche con il prete.
al momento è tutto, grazie a tutti della visione del video, ciao ciao!